bentornati nel mio canale. Questo è il mio progetto Rosita. È un progetto a cui io tengo molto. È formato da 3 parti. Nella terza parte, che io ho già pubblicato il video, abbiamo fatto insieme gli scaldapolsi. Nella prima parte ho pubblicato il tutorial di questo particolarissimo poncio e nella seconda parte che faremo oggi andremo a confezionare insieme un bel vaschetto per completare questo trio di accessori. Per il vaschetto utilizzerò sempre la stessa lana sfumata 100 grammi 135 metri e la stessa microfibra, però usata con il filo semplice non doppio per confezionare i fiori che andranno sul cappellino. Poi sotto il video nel box informazioni vi metterò i link che portano ai filati. Poi mi servirà una forbice, un uncinetto del 6 per lavorare la maglia grossa sfumata, un uncinetto del 3,5 per lavorare la microfibra che è sottile, 2 perline come questa da mettere sui fiorellini come abbiamo messo nello scaldapolsi, e mi servirà un ago da cucito e un po' di filo in tinta con le perline per cucire le perline. Sì, e poi anche un ago da lana, non so se l'ho già detto. Ok, ora iniziamo il nostro tutorial. Allora iniziamo il nostro cappello. Io ho l'uncinetto del 6, del numero 6 mm, la lana sfumata. Questo cappello si inizia da un cerchio magico, quindi prendo il filo sul palmo della mano, giro attorno alle dita, entro, prendo il filo ed esco in questo modo e chiudo con fermo con una catenella. E poi tiro un pochettino il filo. Qui si è fatto l'anello, poi quando avremo fatto il primo giro andremo a chiuderlo perfettamente. Il primo giro è formato da 6 punti puff divisi da 2 catenelle. Per fare il primo punto puff ci alziamo comunque di 2 catenelle. Carico il filo, entro nell'anello magico ed esco con un'asola. Carico, esco con 2, carico. No, il primo usciamo solo con 2 perché la prima è sostituita alla terza dalle 2 catenelle. Chiudiamo il punto puff tutto, però non lasciando 2 asole, e vado a fare 2 catenelle, 1 e 2. Carico il filo, entro nell'anello, esco con un'asola. È formato da 3 asole il punto puff, seconda e terza asola. Chiudo tutto e faccio 2 catenelle. È un po' diverso questo punto puff, la chiusura. Carico il filo, esco con un'asola, carico, esco con la seconda e carico ed esco con la terza. E andiamo a fare 6 punti puff divisi da 2 catenelle. Ho fatto i 6 punti puff divisi da 2 catenelle, ora prendo il filo dell'anello magico e lo stringo e lo vado a chiudere completamente. Comunque lo andremo a fermare questo filo a fine lavoro, andremo, oppure non so, fra 2 o 3 giri andremo a girandolo a fermare bene il filo che abbiamo tirato per chiudere l'anello. Ora faccio le 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi sul primo punto puff, sulla seconda catenella, perché c'erano 2 catenelle all'inizio,
con una mezza maglia bassa. Questo è il primo giro che va a formare un fiore. Ora con una mezza maglia bassa ci spostiamo nel primo arco che troviamo ed entriamo con un'altra mezza maglia bassa. Nel secondo giro cominceremo a fare gli aumenti, quindi in ogni arco che troviamo faremo 2 punti puff. Quindi nel primo ci alziamo per sostituire la prima gettata, ci alziamo con 2 catenelle, carico il filo, entro, esco con un'asola, il primo è solo di 2 asole più la catenella, chiudo tutto e faccio 2 catenelle di separazione. Secondo punto puff nel primo arco, quindi esco con un'asola, carico, esco con la seconda, carico, esco con la terza, chiudo tutto. Tra i punti puff del primo arco e degli archi seguenti non va fatta catenella, quindi si passa direttamente nell'altro arco, questo solo per il secondo giro. Quindi carico il filo, entro nel secondo arco, esco con un'asola, carico, esco con la seconda, carico, esco con la terza, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, rientro e faccio il secondo punto puff, quindi 1, 2, 3, chiudo tutto. Qui non andiamo a fare la catenella perché stiamo passando nell'altro spazio. Vi continuate il giro in questo modo fino alla fine. Siamo alla fine del giro. Ho fatto l'ultimo punto puff nell'ultimo arco. Ora senza catenella vado a chiudermi nella seconda catenella che sostituiva la prima gettata del primo punto puff con una mezza maglia bassa. Ora ci spostiamo sempre come il secondo giro, ci spostiamo sulla catenella del primo arco che troviamo con una mezza maglia bassa e ci spostiamo anche dentro con una mezza maglia bassa. Il terzo giro è uguale del secondo, con la differenza che tra un gruppo di 2 puff e l'altro, vediamo qua che si vede meglio sul chiaro, questo è un gruppo di 2 puff divisi da 2 catenelle, poi si passava direttamente sul gruppo di 2 puff, vedete, senza la catenella, qui non c'era. Ora andiamo a fare una catenella in quello spazio e così ci sono gli aumenti. Nel terzo giro abbiamo gli aumenti sulla catenella. Allora, 2 catenelle che sostituiscono la prima gettata, carico il filo, entro nell'arco, vado a fare il primo punto puff, stavolta di 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro ancora nel primo arco e vado a fare il secondo punto puff, quindi 3 gettate, chiudo tutto. Vedete che c'è la sequenza. Ora, per passare nell'altro arco, mentre qua sotto la catenella non c'era, ora andiamo a fare una catenella e qui c'è l'aumento. Quindi carico il filo, passo nell'altro arco e faccio il mio punto puff. Quindi 1, 2 e 3. Chiudo tutto. 2 catenelle di separazione. Le 2 catenelle vanno nel gruppo in mezzo ai 2 puff e invece una catenella tra un gruppo e l'altro. Quindi un altro punto puff, 1, 2 e 3, chiudo tutto. Ora faccio la catenella per passare nell'altro arco. Quindi una catenella e rinizio da capo. Arriviamo alla fine di questo giro e poi vediamo come chiuderlo. Sono alla fine del terzo giro, ho fatto la catenella di separazione,
Ora mi chiudo nella seconda catenella che sostituiva la prima gettata del punto puff con una mezza maglia bassa. Nel frattempo sono andata anche a fermare e stringere bene dietro il filo dell'anello magico e l'ho fermato con un ago. Allora, quarto giro, stesso procedimento, con una mezza maglia bassa passiamo nella prima catenella dell'arco e un'altra mezza maglia bassa entriamo nell'arco e chiudiamo. Un po' faticoso, ecco qua. Ora facciamo un giro sempre uguale al terzo, ma mentre qua tra un gruppo e l'altro di punti puff ho messo una catenella, andremo a fare 2 catenelle, quindi 2 catenelle tra un punto puff e l'altro del gruppo di 2 e 2 catenelle di separazione. Allora ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la prima gettata del punto puff, carico il filo, entro nell'arco, esco con un'asola, carico, esco con la seconda, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, secondo punto puff nell'arco, esco con un'asola, esco con la seconda, esco con la terza, chiudo tutto. Ora abbiamo fatto il gruppo di 2 diviso da 2 catenelle, facciamo altre 2 catenelle per passare al secondo gruppo, che è, qui c'è lo spazio di una catenella del giro precedente, qui c'è il secondo gruppo. Quindi salto lo spazio di una catenella e vado nel secondo gruppo e faccio il mio punto puff. 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, secondo punto puff del gruppo di 2 nell'arco, quindi esco, una, carico, seconda asola, carico, terza asola, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione. Quindi ogni puff che fate ci sono 2 catenelle di separazione, salto la catenella sottostante di separazione e vado nell'altro arco di punti puff. Finiamo il giro, poi ci troviamo in questo punto. Siamo alla fine del quarto giro, ho fatto 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi nella seconda catenella che sostituiva la prima gettata del punto puff con una mezza maglia bassa. Ora cambia un po' perché dobbiamo allargarci un po' di più, quindi cammino con delle mezze maglie basse e vado nell'arco, vedete, nell'arco che vi trovate il primo. Ora faremo, vi spiego un po', la coppia di punti puff anche nella catenella di separazione tra un gruppo e l'altro, però uno sì e uno no. Vi faccio vedere. Allora, ci alziamo con le 2 catenelle che sostituiscono la prima gettata del punto puff, carico il filo, seconda gettata, terza gettata, chiudo, 2 catenelle di separazione, 1, 2, secondo punto puff della coppia nell'arco, quindi 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Ora andremo a fare una coppia anche nell'arco che c'era tra un gruppo di punti puff e l'altro, quindi 2 punti puff anche nell'arco di 2 catenelle, quindi 2 punti puff divisi da 2 catenelle, chiudo tutto e allora fa arrabbiare questo uncinetto, 2 catenelle,
secondo punto puff nello spazio di separazione, 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle, terzo gruppo di punti puff, dentro al gruppo di punti puff, carico il filo, punto puff, 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, secondo punto puff nell'arco, 1, 2 e 3, chiudo tutto. Vedete? Abbiamo fatto un gruppo anche nelle catenelle di separazione. Ho visto, facendo il cappello, che è necessario fare un gruppo di punti puff in tutti gli spazi di separazione, quindi andremo a fare il nostro gruppo dei 2 punti puff diviso da 2 catenelle in ogni arco che troviamo, sia che siano le catenelle di separazione sia che siano le catenelle che si erano tra un punto puff e l'altro del gruppo di 2. Quindi ogni punto puff mettiamo 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a fare un altro gruppo nello spazio sottostante, quindi un punto puff, 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle, secondo punto puff nello spazio, nell'arco, 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione. Ora passiamo, abbiamo già fatto 2 punti puff, passiamo nell'altro arco, quindi 2 punti puff, 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle, secondo punto puff del gruppo nell'arco, 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione. Quindi in ogni arco che troveremo, questo, tutti gli archi del giro, andremo a fare il gruppo di punti puff separati da 2 catenelle e 2 catenelle tra un gruppo puff e l'altro. Ci troviamo qui all'inizio del giro per chiudere. Siamo alla fine del quinto giro, vado a chiudermi nella seconda catenella che sostituiva la prima gettata del primo punto puff del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa, cammino per entrare dentro l'arco, entro nell'arco, faccio un'altra mezza maglia bassa e andiamo a fare il nostro gruppo di punti puff diviso da 2 catenelle dentro l'arco dei 2 punti puff sottostanti. Quindi mi alzo con 2 catenelle, carico il filo, esco con una gettata, esco con la seconda, questo solo per il primo perché la prima gettata è sostituita dalle 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, secondo punto puff nell'arco, 1, 2, 3, chiudo tutto. Ora, tra uno spazio e l'altro dei gruppi di punti puff, qui faremo un punto puff, uno solo, separato da una catenella, quindi una catenella, entro nello spazio, faccio un punto puff, quindi 1, 2, 3, chiudo tutto insieme, una catenella e adesso ritorniamo nello spazio del gruppo di punti puff. Quindi carico il filo, faccio il mio punto puff, 1, 2 e 3, chiudo tutto,
Qui 2 catenelle, 1, 2, secondo punto puff del gruppo dentro l'arco sottostante, 1, 2, 3, chiudo tutto. Ora siamo nello spazio tra un gruppo e l'altro di punti puff, quindi una catenella e un solo punto puff in questo spazio, quindi 1, 2, 3, chiudo tutto, una catenella. Ora siamo sul gruppo, quindi 2 punti puff divisi da 2 catenelle dentro allo spazio dei punti puff sottostanti, quindi 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, secondo punto puff, 1, 2, 3, chiudo tutto e vi finite il giro lavorando in questo modo. Ci ritroviamo qua a fine giro. Siamo alla fine del sesto giro, catenella, faccio l'ultima catenella e mi vado a chiudere nel primo punto puff del giro con una mezza maglia bassa. Ci spostiamo sempre camminando con le nostre maglie basse, mezze maglie basse, entriamo nell'arco e facciamo una mezza maglia bassa, ci alziamo con 2 catenelle e facciamo il primo punto puff, 2 gettate solo per il primo e 3 per gli altri, 2 catenelle di separazione, secondo punto puff nel gruppo dentro al primo arco, quindi 1, 2, 3. Ora andremo a fare anche un gruppo di 2 punti puff sul punto puff singolo del giro sottostante, con una catenella solamente di separazione, in questo caso dove c'è il punto puff singolo. Quindi carico il filo, faccio i miei 2 punti puff alla base, sulla base del punto puff singolo sottostante, 3 gettate, chiudo, 2 catenelle di separazione, carico il filo, un altro punto puff nello stesso punto di base, 1, 2, 3, chiudo, una catenella. Quindi andremo a fare un gruppo di punti puff in ogni arco, quindi qua negli archi, e un punto puff e un gruppo di punti puff sul punto puff singolo sottostante. Ogni gruppo di punti puff è diviso da una catenella, quindi una catenella l'ho già fatta. Ora entriamo nell'arco sottostante, facciamo un punto puff, chiudiamo, 2 catenelle, un altro punto puff nello stesso arco, secondo punto puff, 1, 2, 3, chiudo tutto. Questo è il gruppo di 2 punti puff diviso da 2 catenelle, una catenella di separazione, un altro gruppo di punti puff sulla base del punto puff singolo, quindi carico il filo, esco con un'asola, esco con 2, esco con 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, secondo punto puff sul punto puff singolo, esco con una, esco con 2, esco con 3, chiudo, una catenella di separazione, gruppo di punti puff nell'arco di punti puff sottostanti e finiamo il giro in questo modo. Ci troviamo qua per continuare. Ho chiuso il settimo giro con una mezza maglia bassa nel primo punto puff del giro. Abbiamo raggiunto la larghezza desiderata del nostro baschetto. Ora dobbiamo cominciare a chiudere, a stringere per dare la forma.
quindi i giri a seguire saranno tutti come il settimo giro, uguali, quindi 2 punti puff separati da 2 catenelle nell'archetto del gruppo del punto puff, una catenella di separazione, 2 punti puff qui nell'archetto. Praticamente ripetete il settimo giro. Adesso io provo a fare qualche giro uguali al settimo giro, tutti uguali, per vedere quanti servono per chiudere prima di iniziare a fare l'elastico del cappellino. Ci eravamo fermati al settimo giro. Io ho eseguito altri 4 giri mantenendo il lavoro come si trovava, quindi dal settimo all'11°, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 giri fatti con la stessa lavorazione, mantenendo la stessa lavorazione del settimo giro. Io quindi questo cappello l'ho terminato a 11 giri. Adesso lo misuriamo in modo che avete anche un'indicazione in centimetri. Dal mio centro del cappello alla fine degli 11 giri io ho 21 centimetri. Ora andiamo a iniziare il nostro elastico. Vedete che se voi girate il cappellino comincia già a chiudersi. Quindi sono all'11° giro, prendo l'uncinetto sempre del 6, lo farò, l'elastico lo farò con la lana sfumata. Ho chiuso il settimo giro con una mezza maglia bassa, sono entrata con una mezza maglia bassa nell'arco. Ora mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, e in ogni arco dei 2 punti puff, qui non verrà fatto, solo nei punti puff andremo a fare 2 mezze maglie alte, tenendo un po' il filo sostenuto, un po' tirato. Quindi 2 mezze maglie basse nel primo arco di 2 punti puff. Da qui passeremo direttamente all'altro punto puff, sorpassando la catenella di separazione tra i 2 gruppi. Quindi carico il filo ed entro nell'altro archetto dei punti puff e vado a fare altre 2 mezze maglie alte. Passo nell'altro arco, qui vedete che già passando tra un archetto e l'altro si stringe il cappellino. 2 mezze maglie alte. Da qui non lo lavoro, passo direttamente tra i 2 punti puff, il gruppo, e eseguo questa lavorazione fino alla fine del giro. Poi ci troviamo. Sono arrivata alla fine del mio giro, dell'inizio dell'elastico. Vedete, il cappellino ha già preso la forma di un baschetto. Ora mi vado a chiudere nella seconda catenella che sostituiva la prima mezza maglia alta. Vediamo di entrare, ecco qua, e iniziamo a fare il punto elastico. Allora, il punto elastico è formato da una maglia in rilievo presa dietro e una maglia in rilievo, una maglia alta in rilievo presa davanti, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta presa, che sarebbe quella presa in rilievo dietro, carichiamo il filo e la prossima la andiamo a lavorare davanti, quindi entriamo nella mezza maglia alta sottostante dalla parte, non sopra, la abbracciamo e usciamo dall'altra parte, dalla parte di sinistra, e facciamo una maglia, una volta usciti facciamo una maglia alta normale. Ora carichiamo il filo, la prossima andiamo a farla prendendo la maglia da dietro, quindi entriamo da dietro, abbracciamo la maglia, usciamo da dietro e facciamo una maglia alta. Carico il filo, adesso facciamo quella in rilievo davanti, entriamo, vedete qui,
Questa è la mezza maglia alta, entriamo lateralmente e usciamo lateralmente dall'altra parte. Qui con questa lavorazione viene in rilievo e facciamo la nostra maglia alta. Carico il filo, ora è la volta di quella dietro, quindi entriamo da dietro, abbracciamo la maglia ed usciamo. Ecco, il punto elastico è formato dall'alternarsi di una maglia alta in rilievo presa davanti e una maglia alta in rilievo presa dietro, quindi proseguiamo alternando queste due maglie, una presa davanti e una dietro, fino alla fine del giro. Se avete una lavorazione un po' larga, vi consiglio, se avete la mano larga, vi consiglio di abbassare l'uncinetto di un mezzo punto, di prendere un 5,5, perché l'elastico del cappellino è fondamentale. Se è bello sostenuto, il cappello vi sta su giusto, perfetto. Se l'elastico risulta troppo mollato, troppo largo, vi cade sugli occhi, insomma non sta bene. Oppure io sto cercando di tirare il filo, di tenere tirato il filo. Ecco, una di queste due, dovete optare per una di queste due soluzioni. Questo è un punto che io ho preferito tra i vari punti elastici, mi dà più soddisfazione e ho visto anche che indossando i capi resiste, ecco, non si allarga. Ho finito il giro, il primo giro dell'elastico, cioè sarebbe il secondo perché il primo era fatto con le mezze maglie alte, poi abbiamo iniziato il primo giro di maglie in rilievo. Ora andremo a fare alcuni giri, devo vedere quali sono quanti ne sono più indicati, poi vi dico in ultimo quanti ne ho fatti, penso di farne pochi. Ci alziamo, io adesso ho chiuso con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi alzo con 3 catenelle e questa sarebbe la prima maglia alta in rilievo presa dietro. Cosa facciamo? Praticamente manteniamo il lavoro così come lo troviamo, quindi carichiamo il filo dove troviamo la maglia alta in rilievo davanti, entriamo davanti e facciamo un'altra maglia alta presa in rilievo davanti, quindi così. Carichiamo il filo, ora prendiamo sulla maglia sottostante che è stata lavorata presa dietro, andiamo a fare un'altra maglia alta presa dietro. Quindi manteniamo le maglie così come si trovano e facciamo il giro tutto con questa lavorazione. Io adesso vedrò quanti giri sono necessari e saranno tutti uguali come questo giro e poi ci troviamo qui. Comunque vedete il cappellino ha già preso la forma. È molto bello, queste sfumature sono molto belle, vedete, risulta bello elastico. Penso di fare massimo 2 giri e 3 col primo giro di mezze maglie alte. Ecco il cappellino Rosita finito, vedete. Allora io ho fatto solamente 2 giri di punto elastico più il primo giro che era delle mezze maglie alte. Ho chiuso i miei giri, ho tagliato i fili, ho fermato tutte le codine. Vi volevo dire una cosa: per realizzare questo cappellino ho usato 120 grammi circa di lana Fantasia, di questa qua sfumata, più qualche gugliata, vedete, di microfibra. Per chi volesse realizzare il completo che riguarda il cappellino, il poncio e gli scaldapolsi, ho usato complessivamente 800 grammi di questa lana sfumata e 300 grammi di microfibra baci rubati. Adesso noi andremo a fare questo fiorellino insieme. Io l'ho già cucito per farvi vedere come risulta il cappellino.
indossato, risulterà con questo fiorellino indossato lateralmente. Adesso lo faremo insieme, dopodiché lo cucirete a piacere sul vostro capellino. Io ho iniziato però a cucirlo all'inizio del punto elastico, non sul punto elastico. Potete anche confezionarne 2, 3 di fiorellini, quello che volete, anche non mettere, se non volete mettere il fiorellino, il cappello, il baschetto è molto carino anche senza fiorellino. Quindi dopo voi, una volta fatto il fiore o quelli che volete, andrete a cucire la perlina e andrete a cucirlo sul cappello. Troverete, se qualcuno ha bisogno di spiegazioni per la cucitura del fiore, troverete le spiegazioni sul tutorial degli scaldapolsi, sempre del completo, gli scaldapolsi Rosita. Adesso prendiamo la nostra microfibra baci rubati con l'uncinetto del 3,5, perché la stiamo lavorando a filo semplice, e avviamo il nostro lavoro facendo 8 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chiudiamo in cerchio tenendo dritto la catenella, chiudiamo con una mezza maglia bassa e cominciamo a fare i nostri punti puff all'interno del cerchio. Il primo sarà sostituito da 2 catenelle d'inizio più 2 gettate, quindi 1 e 2. Chiudo le asole e chiudo le 2 maglie. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, vado a prendere 3 gettate all'interno del cerchio, quindi 1, carico il filo, 2, scusate, carico il filo, 3, chiudo le asole, chiudo le 2 maglie. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Allora andiamo a fare 8 punti puff, che sarebbero gli 8 petali del fiore, divisi da 3 catenelle. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto i miei 8 petali, faccio le ultime 3 catenelle di separazione, 2, 3, e mi chiudo sul primo punto puff. Il secondo ed ultimo giro di questo fiore è sempre composto da punti puff. Ci spostiamo nel primo arco con una mezza maglia bassa. Per il primo puff facciamo 2 catenelle più 2 gettate, quindi una, carico il filo, 2, chiudo le asole e chiudo le maglie. Qui ci sono 2 catenelle di separazione perché in ogni arco ci saranno 2 punti puff, 2 petali, quindi carico il filo, secondo petalo nel primo arco, secondo gettata, terza gettata, chiudo le asole e chiudo le maglie. 2 catenelle di separazione. Ora passiamo nell'altro punto puff. È lo stesso fiore che abbiamo inserito in fondo al poncio, però fatto con un filo, non con 2 fili, con un filo semplice, non col filo doppio. Allora carico il filo, entro nell'altro arco e faccio il mio punto puff, 2, 3, chiudo le asole e chiudo le maglie. 2 catenelle di separazione, quindi ogni punto puff è diviso dall'altro da 2 catenelle. Qui abbiamo solo un punto puff, andiamo a fare il secondo nell'arco, quindi 1, 2 gettate, carico il filo, 3 gettate, chiudo le asole e chiudo le maglie. Vedete, 2 punti puff ogni arco divisi da 2 catenelle, e qui andiamo fino alla fine del giro.
Sono alla fine del mio secondo ed ultimo giro del fiore, faccio le 2 catenelle, le ultime 2 di separazione, mi aggancio sul primo punto puff con una mezza maglia bassa, taglio il filo, lo fermo con un'altra catenella. Ecco, poi voi andrete a nascondere le codine, a tagliare i fili. Qui nel centro cucirete la perlina e poi andrete a cucire sul cappellino, vedete? Sul cappellino andrete a cucire il fiore, potete mettere, vedete, sta bene, magari messi anche 2, magari uno più sopra, oppure qui, come volete, oppure non metterli. Questo lavoro anche lui è finito, mi piace molto, è riuscito un completo molto bello e spero che le spiegazioni siano state chiare. Eventualmente, se avete avuto delle difficoltà, potete sotto il video nei commenti potete anche farmi 2 righe, scrivermi se avete avuto delle difficoltà, dato che io sono anche all'inizio del canale. Può anche darsi che magari abbia bisogno di un vostro consiglio. In rete sul mio canale c'è anche appunto il tutorial del poncio e il tutorial degli scaldapolsi. Se vi è piaciuto il canale, io lo dico sempre, se volete iscrivervi mi fa molto piacere. Cliccando la campanella riceverete le notifiche quando io pubblicherò dei nuovi lavori. E vi do un grande abbraccio, che in questo periodo ne serve molti di questi abbracci, anche se sono virtuali. Vi dico arrivederci alla prossima, al prossimo tutorial. Ciao ciao!